Ci sono alcune realtà italiane che non tutti conoscono, ma che vale la pena approfondire perché racchiudono tutta una serie di dettagli che pian piano anche io ho avuto modo di scoprire ed è il motivo per cui pochi giorni fa sono stato a Barco di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, con Francesco Calamai, patron di Orologi Calamai. E ve ne voglio parlare in questo nuovo video tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Sono stato a Barco di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, presso la Microfound, una fonderia altamente specializzata, presso la quale con il signor Bigliardi, proprietario della fabbrica, ho avuto modo di vedere come nasce un orologio Calamai. Come ormai tutti sappiamo, infatti, le casse degli orologi Calamai non sono in semplice acciaio, si tratta invece di una superlega che racchiude sia l'acciaio ma anche titanio e tanti altri elementi, perché questa cassa viene ottenuta dalla fusione dei dischi delle turbine dei cacciamilitari, in particolare l'F-104 e da ultimo le turbine di un Tornado. Ed è il motivo per cui sono stato presso la Microfound di Barco di Bibbiano, perché Francesco Calamai ha finalmente potuto acquistare le turbine di un Tornado e allora sono stato lì assieme a lui e assieme al signor Bigliardi per vedere come vengono fuse e come nasce un orologio Calamai. Vabbè, innanzitutto Microfound. Microfound è azienda che oggi compie 30 anni, dunque abbiamo fatto il trentennale quest'anno, però effettivamente l'azienda è stata fondata nel 92, dunque il trentennale come struttura è nato 30 anni fa nel 92, l'azienda è stata avviata nel 93, dunque siamo proprio negli anni clou siamo. Abbiamo due sedi produttive, una dove siamo noi adesso, dove facciamo tutto il manufatto. Poi abbiamo un'altra sede, che è la sede storica di famiglie, giù ad appunto Montecchio, dove facciamo tutta la finitura. Dunque qua facciamo fino alla fonderia. Poi c'è il taglio, la sbavatura, la finitura, tutto quello che riguarda la finitura del prodotto viene fatto in altro stabilimento. Questo prodotto è poi quello che va a Francesco Calamai, che diventerà un orologio. Diventerà un che hai orologio. anche al polso oggi. Sì. L'avevo visto prima. La prima serie. La prima serie. È molto articolata e passa per diversi reparti. Comunque qualsiasi oggetto che noi dobbiamo andare a fare per qualsiasi settore, che sia dall'orologeria fino ad arrivare alla chimica, alla farmaceutica, all'aeronautica, a qualsiasi tipo di settore che abbia bisogno di un componente di acciaio, viene fatto in cera. Dunque noi la prima fase che dobbiamo fare è fare uno stampo dove iniettandoci dentro la cera noi produciamo logicamente il componente che noi consegneremo al cliente, ma lo consegniamo in acciaio, ma lo dobbiamo fare in cera. La forma, insomma, del prodotto finale. Questo è un componente, questo è un componente, Ok. l'orologio è un componente, queste turbine qua sono un componente. Facciamo componenti da 1,5 grammi fino ai 25-28 kg massimi. 1,5 grammi? 1,5 grammi. È una precisione. 1,5 grammi è un grilletto o una sicura di una pistola, fino ad arrivare a 28 kg, che sono dei componenti per soprattutto il settore pompistico e così via. Adesso andiamo a vedere gli stampi. Presse. Questo è Questo qua è un pezzo in cera che poi dopo si trasformerà in acciaio, ha tutte le caratteristiche dell'appunto pezzo,
numerini, qualsiasi caratteristica, questo qua Diventerà un pezzo d'acciaio. questo qua diventerà un pezzo d'acciaio che non è altro che lo smagliacatene di una motosega. Questo qua va tenuto in tasca, dove usano le motoseghe seriamente, non in giardino. Poi dopo, scaldando, li montiamo a dei grappoli, dopo lo vedrai, e nasce il grappolo. Dunque non si parla più di pezzo singolo, ma si parla di forma, si parla di grappolo, dove noi andiamo a mettere i pezzettini. Vedi com'è piccolino sto pezzettino? Andiamo a ricoprirli di ceramica. Poi dopo la ceramica entra in un'autoclave, tutto il nostro guscio, si scioglie la cera, rimane l'impronta dentro, vuoto, poi si riscalda tutto, si cristallizza tutta la ceramica, dunque diventa proprio una ceramica dura, e al posto della cera gli mettiamo l'acciaio. Tutte queste celle servono per far sì che il rivestimento, io vado a ricoprire la cera, no? Questa è una sala ad alta automazione, fa tutto lui. Sì, fa tutto lui. Come si chiama il robot? Non lo so come si chiama, però no, non ha un nome. I rivestimenti primari hanno la caratteristica di copiare esattamente tutto quello che c'è come caratteristica del pezzo. Il pezzo liscio, i marchi, i simboli. Questi qua sono tutti magazzini automatici con dentro i nostri stampi. Come ti dicevo, sono più di 3.000 modelli. Proprio le ragazze o il reparto cere vengono qua, richiamano automaticamente lo stampo che appunto serve, lo stampo la macchina glielo consegna, loro vanno via e se lo vanno a mettere sotto qua. Qua stanno facendo i rivestimenti primari, dunque quelli accanto alla cera. Loro prendono i nostri grappoli in cera, i rivestimenti primari. Ma perché i rivestimenti primari li fanno a mano? Perché i rivestimenti primari devono avere la massima cura e la massima attenzione, perché sono quelli che mi danno il risultato finale del prodotto che io andrò a fare. Giustamente. No? Aumenta di spessore solo per consentire all'acciaio di non sciogliere tutto. Sì. No, di non spaccare. Di non spaccare tutto. E la forma delle casse di calamai qual è? La forma delle casse di calamai è praticamente un tondo, è semplicemente un tondo. Che poi verrà rifinito da Aurum a Bologna, perché la sua richiesta è quella di riuscire, perché non avrebbe neanche senso usare questa tecnologia per lui. Ha senso perché lui che cosa vuole? Lui vuole che all'interno di queste casse ci sia un materiale specifico, che è quello della pala per le turbine e così via. Dunque lui dice: a me che tu dammi pure qualsiasi forma che appunto vuoi, l'importante... Poi gli artigiani tireranno fuori la cassa che gli artigiani tirano fuori la cassa. Certo. L'importante è che il materiale che noi abbiamo sia quello che io ti do. Dunque certo. Lui cosa fa? Lui è andato a prendere delle appunto turbine che noi dopo vedremo in magazzino, noi le tagliamo, le prepariamo, le coliamo e le mettiamo dentro a una forma che è similare a questo. Vuole che all'interno di questo orologio ci sia una parte dell'aereo, dunque lui va a comprare un pezzo proprio di un aereo, noi lo tagliamo e glielo cacciamo dentro. È costato di più l'acciaio che tutto il resto. Qui c'è ancora cera all'interno. Certo, generatore di vapore. Si scioglie la cera senza farla dilatare, si preparano le forme senza cera, stuccate le forme, preparate le forme, entrano in un tunnel di preriscaldo, a 1150 gradi si sinterizza il nostro prodotto, proprio la nostra ceramica, la forma è esente di gas, ha bruciato tutta la cera, è pronta per essere volata, viene avanti, esce, andiamo a riempire logicamente tutti gli spazi che la cera aveva creato. Va fuori, tutto ciò che era cera si è trasformato in acciaio. E qua c'è il nostro amico... Eccole qui le mie belle pezze. Occhio che tagliano, Attenzione che tagliano. Guarda la bellezza. Attenzione. Guarda la bellezza di questo piano, fammi vedere. Queste sono pezzi del dischi turbina del Tornado che hai appena rispetto all'altro. E questo è molto più pesante. Come mai?
per semplice peso anche, densità. diverso, sì. Sono anche forme Io tutti diverse. ho tagliati. Hai fatto bene, perché sono vari dischi turbina. Vari dischi turbine del Tornado. Questo è solo Tornado, Solo per- nuova ora si passa produzione a tornare. e Sarà che questo per sostituisce l'F104. me. Ora sostituire- Tornado caccia multiruolo che diventerà un orologio Calamai. Delle volte mi dispiace anche Ford, hai lavorato bene. Potrebbe aver fatto la guerra del Mi Golfo. dovrebbero dare tutto lo storico, mi dovrebbero dare lo storico. Non hanno seriale, Non hanno- ti danno Aspetta che lo ti vado a storico prendere del... anche... E quindi a Perché differenza... sul Tornado non c'è il... Mentre sull'F104 c'era il numero seriale, così come è riportato anche sotto la cassa di questo Su questa turbina del Tornado non c'è il numero seriale. Allora l'aeronautica darmi lo storico di dove ha volato, sul quale velivolo sono state montate questi dischi. per gli orologi d'epoca. Mettere invece un documento a parte nella scatola. Ah, ok, bello, molto bello. È così che nasce un orologio Calamai, anche se i processi da visitare assieme sono ancora diversi e lo vorrei fare perché ritengo che tutta questa esperienza, tutta questa grande realtà italiana che va dalla Microfound fino agli orologi Calamai valga la pena essere approfondita anche soltanto per capire che cosa oggi siamo ancora in grado di fare qui nel nostro bel paese. Fatemi sapere che cosa ne pensate, ne vorrei parlare assieme a voi nei commenti, non prima di avervi ringraziati per essere arrivati fin qui e darvi appuntamento a una prossima puntata qui su Talk.